Diciamocelo chiaramente, la delusione non è un sentimento comune per fortuna su questo canale YouTube, soprattutto quando si parla di smartphone, ma un po' di delusione c'è in questo Zenfone 12 Ultra, soprattutto se pensiamo a 2 anni fa, a quello che dicevo invece dello Zenfone 10, che era uno dei miei smartphone preferiti in assoluto. 2 anni dopo mi ritrovo quindi a essere un po' deluso e forse un po' tradito anche rispetto se lo guardiamo in confronto a quello smartphone lì, ma per fortuna questo video non è fatto assolutamente soltanto di delusioni, anzi godetevelo tutto, ma prima, se non l'avete mai fatto e volete supportarci, è gratis, sono 2 clic, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, la confezione è sottile, non sottilissima, non vi illudete troppo. All'interno di questa scatolina però quantomeno abbiamo una coverina apprezzatissima, trasparente, rigida, oltre a quella che avete visto montata all'inizio del video di cui vi parlerò a breve. Questa è quella inclusa in confezione. Poi abbiamo il nostro smartphone e sotto un altro cartoncino il cavetto USB-C. E ora parliamo della qualità costruttiva e del design di questo Zenfone 12 Ultra. Ah no, scusate, questo è il ROG Phone. Questo è lo Zenfone 12 Ultra, sì, gli somiglia molto, hanno molto in comune anche sul design. Vi racconto tutto in questo capitolo. Faccio una cosa un po' atipica, parto da mostrarvi lo smartphone con il case. Questo è il case, quello che viene dato nel bundle promozionale, poi vi dico tutto alla fine. Perché faccio questa cosa un po' al contrario per me? Perché non mi fa impazzire dal punto di vista estetico e ritengo che con questa cover ne guadagni, ma ve lo faccio vedere comunque come è giusto che sia e andiamo a utilizzarlo così com'è. Molto bella questa finitura che non trattiene per niente le impronte e non è ruvida, è liscissima, ma è opaca. Il fatto che sia così liscio e così anti-impronta fa sì che lo smartphone anche quest'anno sia estremamente scivoloso, l'avevo detto anche dell'ultimissimo ROG Phone. Le dimensioni sono generose, ve lo dico subito, fa un po' fatica a metterlo a fuoco tutto così completamente nero, 163,8, 77, 8,9 mm di spessore con questo blocco fotocamere ridotto in dimensioni, ma che trovo un po', non lo so, comunque è spesso ovviamente, un po' meno di altri smartphone, ma sinceramente neanche troppo. Però relegato in questo angolino, non lo so, non sono totalmente convinto da questo design, che non è un brutto design per carità, però è secondo me un po' anonimo. Vi faccio vedere rapidamente cosa cambia dal design dello scorso anno, visto che ho qui accanto lo Zenfone 11 Ultra dello scorso anno. La differenza più grande è il blocco fotocamere un po' più piccolo e il fatto che il blocco fotocamere segue il colore dello smartphone. In questo caso è nero, ma se prendete quello, insomma un altro molto bello, quello verde, il modulo fotocamere segue il colore e non c'è più questa trama a righe sul retro che richiamava un po' il logo di Asus, che a me personalmente piaceva anche. Lo smartphone è ancora IP68, non IP69, ma secondo me va bene anche così. Peso 220 grammi, non leggero, non compatto. Sul lato sinistro profilo totalmente in alluminio, non c'è niente. Sopra non c'è niente se non un piccolissimo microfono aggiuntivo. Sul lato destro tasto del volume scusate, bilanciere del volume e tasto di accensione, e sotto invece nero, così è veramente difficile da mostrarvelo, porta USB-C sempre decentrata, e questo ha molto il sapore di ROG Phone, carrellino per la doppia nano SIM, speaker e non manca il jack audio per le cuffie, l'unica azienda ormai che mette su uno smartphone top di gamma il jack audio per le cuffie. È uno smartphone appunto che non mi trasmette molto dal punto di vista estetico, ma costruttivamente non gli si può dire niente, è veramente molto ben fatto. E poi parliamo della scheda tecnica, perché questo smartphone ha il miglior processore in circolazione e anche una piccola novità che sicuramente sarà apprezzata da moltissimi di voi. Lo metto da parte per parlarvi delle specifiche tecniche, è uno smartphone top barra premium, quindi ha il nuovo Snapdragon 8 Elite octa-core da 4.3 GHz con GPU Adreno 830. Il resto della scheda tecnica non cambia praticamente niente, se non un piccolo dettaglio, che così piccolo non è, che adesso vi dirò. Un unico taglio di memoria, 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'è l'NFC, il lettore di impronte è ottico all'interno del display e devo dire che è veloce e preciso e anche posizionato nel punto giusto. Anzi no, preciso è un po' generico, perché mi è successo in alcuni casi
che sta facendo, avete visto, eccolo qua, di aver dovuto indugiare una frazione in più, quindi forse più che non preciso, magari non velocissimo, ecco, vedete che deve partire l'animazione, altrimenti non è detto che riesca a sbloccarlo, quindi c'è qualcosa di migliorabile in tal senso, non era assolutamente corretto passarci sopra come stavo per fare. Supporto dual SIM e la piccola novità, che piccola non è come vi dicevo, è l'arrivo finalmente del supporto eSIM, che come sappiamo sull'ultimo ROG Phone è presente tecnologicamente ma non sbloccato nel nostro continente. Non mi chiedete perché è veramente insensato. Mentre vi ho già parlato della presenza del jack audio per le cuffie, che è veramente una bellissima e graditissima presenza. In termini di prestazioni questo smartphone è degno di Asus, è degno di uno smartphone che dà veramente tutto, che ha tanta potenza, che la tiene a bada, e poi ve ne riparlerò anche quando si parla di autonomia. Un punto sicuramente positivo ma che non ha novità è quello del display, che di fatto non cambia rispetto allo scorso anno. Il display è praticamente identico dello scorso anno, è un 6.78 pollici, molto grande, con bordi, devo dire, tutto sommato abbastanza ridotti, Full HD Plus 1080x2400 pixel, è un AMOLED LTPO, quindi supporta il refresh rate fino a 120 Hz, ma può variare automaticamente fra 1 e 120 Hz, ma può arrivare addirittura a 144 Hz durante le sessioni di gioco. Ci sono tantissime impostazioni fra cui andare a curiosare, trovare quelle giuste non è sempre facilissimo, perché comunque mancano un po' di icone, mancano un po' di magari qualcosa che davvero chiarisca cosa stiamo guardando, ma se scavate, se usate la barra di ricerca, le impostazioni sono veramente tantissime. Questo anticipa qualche considerazione sul software. Come vi dicevo, 144 Hz nei giochi, Gorilla Glass Victus frontale, il vetro protettivo, quindi non le ultimissime tecnologie, ma è comunque quello più utilizzato in assoluto fra tutti i produttori, e luminosità di picco di 2500 nit, quindi sul display ci siamo come lo scorso anno, nessuna novità, ecco, questo va detto, nessuna novità. E poi parliamo del software, abbiamo qui Android 15, aggiornato per fortuna ad Android 15 con le patch di gennaio al momento della recensione, ma con una prima piccola delusione. 2 anni di nuove versioni di Android, quindi fino ad Android 17, e 5 anni di patch di sicurezza. Bene che siano aumentati gli anni delle patch di sicurezza, male, senza mezzi termini, che gli anni di aggiornamento siano soltanto 2. Certo, sicuramente il team di Asus è un team piccolo, che però è coerente, fa molto bene il suo lavoro, ok. 2 anni sono sicuramente meglio di niente, ma ad oggi questo è lo smartphone top di gamma che si posiziona più in basso, al netto degli smartphone super economici che potete comprare da brand sconosciuti magari su Amazon, che si posiziona più in basso di tutti per nuove versioni di Android. E questo è un peccato, perché quando si spendono tanti soldi si vuole stare tranquilli di avere uno smartphone aggiornato e con le ultime novità per un po' più di tempo. In termini di software, allora, devo dire Asus è quella che più mette un software che è vicino all'esperienza Google nuda e cruda. Quindi qui i toggle rapidi, la tendina è separata, avete visto, quindi a sinistra le notifiche, a destra i toggle, fa molto iPhone, e devo dire che tutte le aziende stanno un po' virando verso questa soluzione. C'è la modalità a una mano, c'è il doppio tocco sul retro, che con un doppio tocco potete attivare la funzione da voi scelta. In questo caso forse l'ho disattivata, o forse semplicemente mi pareva di averla attivata, no, probabilmente l'ho disattivata, no, è attiva, eccola qua, non so perché non è questa la posizione giusta, dovrei tenerlo in modo un po' più naturale. È anche triplo tocco, potete configurarlo come volete voi. C'è ancora una volta Glidex, che è un software che vi permette di farlo funzionare insieme al vostro PC, andando sostanzialmente ad attivare e semplificare funzioni come il trasferimento di file, lo streaming delle app, quindi l'utilizzo di app dallo smartphone sul computer, utilizzarlo come webcam. Non c'è però dalla porta USB-C l'uscita video, cosa che c'era sul ROG Phone, scusate, ed è una mancanza che ci portiamo dietro dallo scorso anno. Qui stavo ironizzando su Aranzulla che, poverino, mi dispiace, ha perso il documento, anzi gli si è rotto il documento e non è riuscito a rifarlo.
e quindi sono andato a cercarmi la sua guida su come scaricare la patente digitale. Ma perché tutto questo? Per mostrarvi che andando su condividi, lì c'era il tastino rapido perché è l'ultima cosa che ho usato, c'è la possibilità di avere il riepilogo degli articoli AI. L'unica cosa è che niente, rimangono qui in attesa in eterno. Se ci tappate sopra, lui è qui che ragiona, ma di fatto non sembra fare nulla. La cosa interessante è che c'è un'attenzione particolare da parte di Asus per quanto riguarda l'intelligenza artificiale locale. Vediamo se ritrovo dove sta il menu, qua credo, eccolo qua, forse. No, niente, ritrovare le cose veramente non è semplicissimo all'interno di questo smartphone. No, niente, ha i dati invece che hai, vabbè, anche la ricerca andrebbe magari migliorata, vediamo se da qui riesco a ritrovarlo, così vi guardate anche. No, niente, sono solo quelli della fotocamera. Vabbè, niente, non riesco a ritrovarlo, non è organizzato benissimo. Fatto sta che oltre a questa funzione di trascrizione c'è quella poi di sommario e come vi dicevo c'è una grande attenzione all'elaborazione locale. Si possono scaricare dei pacchetti di qualche giga per in certe lingue andare a eseguire il tutto in locale. Qui non so bene cosa stia facendo, qualsiasi cosa io gli abbia chiesto di comprimere in questi giorni, no, gli altri l'avevo annullati tra l'altro, questi sono qui da ieri, quindi direi che c'è ancora un buggettino da questo punto di vista. Avete visto, c'è sempre, Asus è sempre stata avantissimo la registrazione chiamata e adesso la chiamata anche, vediamo se questa la trovo. No, non trovo assolutamente niente. Dov'è? Chiamata I, niente, voi l'avete vista, io non l'ho vista. C'è anche la possibilità delle chiamate di trascriverle e comprimerle. Detto questo, è un software secondo me che è abbastanza scarno, se vogliamo, con delle funzioni AI che però non è che non abbiamo visto altrove. Questa è un po' una tavolozza, perché voi siate quelli che possono farlo diventare come gli piace. Le impostazioni, se scavate, come vi ho detto, onestamente non mancano. Peccato per gli aggiornamenti. Parliamo poi di fotocamere, tre fotocamere principali, una 50 megapixel, una 13 megapixel grandangolare, una 32 megapixel zoom 3x e invece frontalmente all'interno del display un'altra 32 megapixel. La novità tecnologica qui è nel gimbal nella stabilizzazione, quindi diciamo così, della fotocamera principale che adesso è ancora più estrema e supporta inclinazioni fino a 5 gradi. Ma come vedremo purtroppo è qui che risiede l'altra grande delusione di questo smartphone. Se parliamo di fotocamera, l'interfaccia è classica Asus e devo dire che è ben disposta, è una delle migliori forse in realtà da questo punto di vista. Non è stato spostato tutto in basso come è il trend del momento o a destra, ma abbiamo qui sulla sinistra o in alto questi controlli aggiuntivi. Secondo me ci può anche stare, è comodo tutto a portata di pollice, però detto sinceramente sono controlli che non userete quasi mai, quindi ci sta che siano da una parte per non disturbarvi dalle cose veramente importanti. 2x è un'interpolazione dell'1x, lo zoom è un 3x, abbiamo varie modalità e devo dire che non tutte sono chiarissime in quello che fanno dal nome. Tracciamento AI è sostanzialmente voi tenete fermo lo smartphone e traccia, mantenendolo al centro dell'inquadratura, un soggetto e devo dire funziona bene. Non so quanti siano i casi d'uso utili, ma tutto sommato funziona bene. Panoramica AI è una funzione di panning, non so perché è stato chiamato Panoramica AI, ma è una funzione di panning, la stessa che, devo dire, Google aveva introdotto nei suoi pixel ormai tanti anni fa, e vi dirò non funziona neanche benissimo. Andiamo a vedere come fa le foto e qui devo dire risiede buona parte della mia delusione, perché questo smartphone non è assolutamente riuscito a stare al passo con i concorrenti nel 2025. Il kit fotografico ve l'ho già raccontato, certo non c'è tantissima flessibilità, la risoluzione è ottima soltanto nel sensore principale, però questo ce lo possiamo anche fare andare bene se le foto sono all'altezza. Ci stiamo facendo andare bene una fotocamera da 10 megapixel sui Samsung, non vedo perché non dovremmo farci andare bene una 32 megapixel zoom su questo. Però le foto le state guardando, anche quelle con buona luce, non sempre hanno un bilanciamento delle luci e un pochino del colore corretto. Zone troppo chiare, zone troppo scure.
diciamo che potrebbe lavorare meglio sull'elaborazione dell'immagine. Poi che la qualità ci possa essere, la qualità c'è anche, però oggi molto si combatte sull'elaborazione dell'immagine, su quello che poi vi dà il JPEG che vi trovate nella vostra galleria. La grandangolare è ok, la risoluzione non è altissima, ma insomma comunque le foto si difendono, almeno con buona luce. La fotocamera zoom secondo me invece manca di nitidezza, addirittura le 2x sembrano quasi più nitide della 3x perché sono un ritaglio di una fotocamera molto grande, per quanto la profondità di campo non sia quella di una 2x visto che è un ritaglio della 1x. La fotocamera frontale da 32 megapixel è ok, e abbiamo alcuni problemini se vogliamo. Oltre al bilanciamento delle luci che vi dicevo, la modalità panning non si sa perché sulle ruote delle auto fa un disastro totale, diventano totalmente un blocco di rumore digitale. E quando c'è poca luce lo smartphone quasi sempre si prende 2 o 3 secondi per scattare, che rispetto a quello che farebbe un altro smartphone top di gamma che scatterebbe istantaneamente, a meno che non ci sia proprio il buio totale, ma di notte gli smartphone ormai scattano tutti rapidamente, non vi fanno prendere 2-3 secondi, non è detto che questa foto non venga mossa, e per uno smartphone che ha anche un super stabilizzatore che copre fino a 5 gradi, questo non è proprio il massimo. Sui video lo stabilizzatore si vede molto di più, quindi è un po' più accentuato l'effetto di gimbal camera. Diciamo i video sono buoni, però quello che gli manca è che in 4K 60 si può girare solo dalla principale. Nel 2025 con uno Snapdragon 8 Elite personalmente non lo posso accettare. Poi voi mi direte, ma io registro sempre solo dalla principale, va bene, buon per voi, ma quando si arriva su certe cifre io valuto tutto il pacchetto, cioè tutto quello che uno smartphone può e non può fare, e questo, devo essere sincero, avrebbe dovuto assolutamente fare di più. Ed eccoci qua a parlare di gaming, 120 fps praticamente quasi fissi, con tutti i dettagli al massimo, tutto max, c'è anche ovviamente il ray tracing, tutti i dettagli sono appunto alla massima opzione, il gioco è fluidissimo, lo smartphone non scalda particolarmente. Alla fine mi viene da dire che questo, tiriamo un bel fumogeno per complicare le cose e rendere più complesso il rendering del gioco, c'è da dire che questo alla fine è un piccolo no perché poi di dimensioni è identico, ROG Phone, quindi tutto l'impegno che Asus ci ha messo nel gestire le prestazioni e nel fare uno smartphone che possa gestire tutti i giochi al massimo del dettaglio, beh, tutto si riflette anche su questo Zenfone 12 Ultra, lo vedete qui, 120 fps praticamente quasi inchiodati, 85 nel momento peggiore per una frazione di secondo, per il resto è un gioco che scorre non fluido di più. Facciamo partire il nostro aereo perché i nostri avversari si sono nascosti e quindi non siamo nel centro dell'azione, ma se avete visto altre recensioni sapete che già altri smartphone con questo processore mantengono tranquillamente i 120 fps, immaginatevi uno smartphone che è derivato dal ROG Phone, è veramente un ottimo dispositivo se quello che vogliamo fare è giocare e comunque avere uno smartphone che offra prestazioni, non prestazioni sensazionali. Va bene, ci siamo fatti abbattere senza possibilità di fare nessun danno, potremmo provare a essere dei kamikaze, no, forse neanche quello, però guardate con le fiamme, tutti i colpi di contraerea avversaria, tutto rimane fluidissimo. Usciamo dal nostro gioco di botto, parliamo di batteria. Lo smartphone, anzi l'azienda non abbraccia la nuova tecnologia, non ancora silicio carbonio, ma all'interno abbiamo ancora una volta un enorme 5500 mAh. Devo dire Asus, anche senza questa tecnologia, è sempre stata abbastanza avanti. Non ci sono novità, ricarica cablata a 65 watt, che devo dire è abbastanza rapida, e wireless a 15 watt standard C1.3. Devo dire bene, sia in termini di autonomia che in termini di ricarica. Diciamo, alla fine, a grandi linee, ci siamo. E siamo quindi alle conclusioni per questo Asus Zenfone 12 Ultra. Vi devo parlare del prezzo, 1099 euro. Se vi sembra più caro dell'anno scorso, no, è perché quest'anno c'è solo il taglio di memoria superiore che costava 1099 euro anche l'anno scorso. Al lancio lo smartphone viene scontato, lo trovate al lancio soltanto su Amazon a 999 euro, che devo dire è un buon prezzo per uno smartphone davvero top di gamma, se diciamo ignoriamo un po' le delusioni di cui vi stavo parlando prima.
un prezzo che non è male. In più c'è anche un bundle, se volete, a 1027 euro che vi dà la pellicola in vetro aggiuntiva, perché non c'è nessuna pellicola su questo display, e questa Devil Case con anche il supporto MagSafe, devo dire una buona cover, bella robusta e anche, diciamo, secondo me, come ho detto, purtroppo migliora un pochino il design di questo smartphone. Questo Zenfone 12 Ultra mi lascia un po' così, perché intanto bisogna non avere a cuore troppo gli aggiornamenti e la qualità fotografica, perché altrimenti questo semplicemente non è lo smartphone per voi. Se queste due cose non vi interessano, è uno smartphone comunque, devo dire, interessante. Interessante però per chi? Probabilmente per i fan del brand, perché a 999 euro comunque c'è della concorrenza. Penso per esempio a OnePlus, penso per esempio a Honor, ma penso anche ad altri che stanno un po' sopra come Samsung o Oppo, che con le giuste promozioni comunque si spingono più in basso. Quest'anno, secondo me, non ha particolarmente senso guardare a questo Zenfone 12 Ultra, a meno che non vi interessino le pochissime novità di questo dispositivo. Potreste piuttosto guardare a uno Zenfone 11 Ultra dello scorso anno o, ancora decisamente meglio, a un ROG Phone 9 Pro, che ha tutto quello che ha lo Zenfone 12 Ultra, ma anche qualcosa in più. È uno smartphone con, diciamo, anche un'anima decisamente più marcata rispetto allo Zenfone, ha una seconda porta USB-C, ha l'uscita video, ha i trigger dorsali, e sulla fotocamera mi aveva lasciato forse anche un pochino meno perplesso, anche se anche lui non è per niente un camera phone. Probabilmente lo Zenfone 12 Ultra ha bisogno solo di qualche primo aggiustamento e aggiornamento iniziale. Io personalmente punterei al ROG Phone 9 Pro, che tra le altre cose ho criticato proprio perché sembra uno smartphone molto normale, quindi se non siete dei giocatori comunque guardateli anche fianco a fianco in termini di design, io opterei per questo. Grazie per essere arrivati fino a qui, se non l'avete mai fatto iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Questo sample di Zenfone 12 Ultra mi è stato inviato da Asus, che non ha potuto vedere questo video in anticipo, non ha fornito input editoriali, non ha fornito compenso economico. Grazie e noi ci vediamo a un prossimo video.